abbiamo qui due eccellenti relatori, perché sono due persone che in un modo o nell'altro ci hanno vissuto su questa via del Sasso. Abbiamo la signora Zalotto e il signore Sergio. Su questa via molto di quello che abbiamo viene da tradizioni orali, quindi è un monumento di per sé molto famoso, però ne sappiamo ancora poco e stiamo portando avanti il più possibile con quello che si riesce, delle ricerche per capirci di più e soprattutto perché quello che c'è non venga poi dimenticato. Quindi anche la memoria della gente che ci ha vissuto sopra è sicuramente una fonte molto preziosa di questo tipo di informazioni. Le riprese verranno fatte proprio come funzione di testimonianza storica. È una gradinata. Perché c'è 999 gradini. 4.440. Sì, 4.444. Che è stata costruita in epoca storica dagli abitanti di Asiago per sostanzialmente trovare una via di comunicazione dalle parti più alte dell'altopiano fino al fondovalle. L'unica via di comunicazione con l'altipiano. Nel 16 c'è il militare che ha fatto la carreggiata, ma prima salivano e scendevano solo da qui. I muli, gli asini, a piedi, e questa era una via trafficata. Per trasportare quindi il legname che veniva tagliato sulle parti alte della montagna fino al fondovalle. Qua si saliva su, qua si calciava i cavalli e allora l'uomo accompagnava fino in fondo al paese. Una giornata di fatica e di sudore, era tutta un'altra vita. Non la strada del Sasso, ma la strada che va a Asiago. Ha fatto mio padre. Ah sì? Oh sì. Sì, Non caro. capivo che lavorare nell'altipiano. L'ha fatto lui, era lui l'impresario. Dopo fu arreto e che aveva messo il coro grande e che dava scheglia a tutti. Era analfabeta, non scriveva mai perché non sapeva né leggere né scrivere. Era andato in rovina. Aspetta che ti dico, ecco qua. Questo qua è mio papà. Questo. Perché se è morto suo papà e aveva assistito. Mi avevo mia mamma e avevo una sorella, un fratello. E amici così, mi toccavano a palegna e poi andavo a venderle e poi mangiavo. Ogni giorno. Ogni dì. E dopo quando pioveva invece non si andava mica allora? No, noi altri non pregavamo Dio che non piovesse. La vita che abbiamo fatto noi. Era schegli. Che altra gente, mio papà diceva, ho vinto i sassi di Zimio, ha fatto solo così e l'ha preso qua. Ed è morto dentro ne vai, Guarda Gallio. perché è pericoloso non andare dentro, non stai creda. Tutti morti così, o cascai da in cima a una roccia, ma comunque tutta gente che andava a Parlegne, che dopo gli portava in paese, gli vendeva e qui si comprava farina, formaggio. Mi diceva prima la signora che era tutto diverso qua perché adesso sono un sacco di alberi. Una volta invece no, vero? Tutto netto? Adesso è tutto bosco, Tutto bosco. tutto bosco. Perché allora gli alberi si tagliavano da qua per prenderli per fare le legnate. No, nessuno faceva niente. Era sempre pulita. Ma dopo cosa è successo? Negli anni 60 nell'altipiano ci sta gli allevamenti intensivi di polli. Gli schitti, chiamiamoli. Cosa favi? Io entrava sopra in cima e veniva su in fondovai, no? Era una montagna. Quando che si muoveva il frenzella, che le conci me lo gasseminava dappertutto. No? Se non che in concomitanza il bosco qua che ha cominciato a crescere, i semi che ha cominciato a girare dappertutto, se che posai che ciappare sul bosco. Perché ieri mi che ero mandato, non si ricorda. Ma dico, casa vostra. Sorvetta se tutto. Perché mi ero pensando, quando è che cominciai ad andare a fare legno da ardere,
Sì, ma prima era che dicevo, ma a casa sua, suo nonno, magari mai parlare che anche loro andavano in montagna a Parigni, ma non ha saputo darmi una risposta perché quel pezzo di storia è andata perduta. Legno d'opera, chiamiamo così, i travi di abete, Sì. che venivano trascinati uno o due a seconda del diametro, che poteva essere anche 3, perché non so come che veniva a pagare gli operai, se in base al peso che trascinava su o al numero, non lo so, non si resta niente dell'epoca, ecco. Ecco, però dopo il legname veniva portato a mano sostanzialmente fino a qua e qua veniva caricato invece con gli animali. E qua veniva a catastare tutto il legname e dopo naturalmente era i boi, era i cavalli, li trascinava fino in piazza Vastagna a drivistarsi. Però c'è ancora qualcuno qua che va a fare legname? Sì, no, e fa legname, sì, si può dire. E va, a Vigni. No, legname, tronchi. Sì, ma anche il comune. Adesso non do per pigliare anche tanti cavalli, adesso si vede tutti i muoiti cingueati, già meccanizzati adesso. E adesso si fa strade, muotiere, dopo cammina sopra con i cinguetti, cingueati, bassi, con i cingui larghi così, e tacca su 7-8 tronchi e tira su strada. C'è dentro pardeai, di chi boschi. Anche gente che piante che fanno roba impossibile, viene fuori anche 10 tocchi da 4 metri. 40 metri si alta. Sì. Quindi, Anche perché sennò sentieri o trodoli che usava i contrabbandieri, ma non sono stati fatti dai contrabbandieri. I contrabbandieri che da fondo vai andava anche a Asiago, Cesuna, lievitava ai centri, no, a vendere tabacco. Da secoli, che ha sempre conosciuto questo come Fiorentine. Più avanti che sei stretti, che sei il punto proprio più stretto della montagna, e dopo che sei l'Arto del Tagliato, dopo che sei Sant'Antonio, che sarebbe metà strada, dopo che sei il Castelliere, che sei a Speroncia, che sei il Camin, e insieme a Vina sto, si arriva. E mi dice, ma sei anni che io ho detto, metti una targa perché non hai perso questi nomi qua, no? Anche perché la memoria si perde, no? Se non si approfitta va perso tutto. Quest'inverno abbiamo tanto tempo, a tavolino, di fronte a testimoni che verranno a inaugurare il percorso in primavera, scrivemo le targhe.